Modena, nel cuore dell'Emilia-Romagna, è una città ricca di vita e di storia, ma è anche animata da una fortissima cultura enogastronomica. La tradizione che eccelle qui è quella soprattutto dell'aceto balsamico. Prima però di tuffarci all'interno del mondo delle acetaie, signore e signori, ecco a voi Modena. Le origini sono etrusche, ma sicuramente il momento in cui Modena cominciò a diventare importante è in epoca romana. In epoca romana Modena era famosa per la produzione agricola, per i tessuti e per la produzione di mattoni, quindi per le cose che in realtà la rendono famosa anche oggi. Dopo l'epoca romana abbiamo un momento di buio e Modena viene abbandonata per ritornare importante e famosa in epoca medievale, dove il centro cittadino diventa la Piazza Grande e viene costruita la cattedrale, che è patrimonio dell'UNESCO dal 1997. Addirittura Modena diventa capitale di un ducato nel 1598 con l'arrivo degli Estensi. E in particolare Francesco I vuole fare di Modena una città bellissima, una città che fosse degna di un duca, per cui fa ricostruire una bellissima residenza accompagnata da una residenza estiva che è un capolavoro dell'arte barocca. Sono due le grandi famiglie di aceto prodotte nel modenese, l'aceto balsamico di Modena IGP e l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Nessuno meglio di un produttore ci può spiegare quali sono le caratteristiche che distinguono questi due gruppi di meravigliosi condimenti che possono essere utilizzati non solo sulle verdure e sulla frutta come spesso avviene, ma anche per accompagnare carne e dolci. Le differenze sono grandi, anche se praticamente questa tradizione deriva dall'uso dei romani di cuocere il mosto e quindi sono due processi produttivi completamente diversi che si sono sviluppati nei secoli per dare dei prodotti che hanno delle caratteristiche molto diverse fra di loro pur partendo dalle stesse materie prime. E quindi nell'aceto balsamico IGP è prodotto con un processo discontinuo. Il concetto della botte, quando il prodotto all'interno è considerato finito e ha già le caratteristiche volute dal produttore, viene estratto l'aceto e viene imbottigliato e viene venduto. Invece nell'aceto balsamico tradizionale si sviluppa un processo continuo in serie di botticelle che praticamente lavorano insieme in batteria, cioè, e che almeno dopo 12 anni dall'inizio del processo ci danno la possibilità di estrarre, il diritto di estrarre una piccola aliquota annuale di 2-3 litri. E questa qualità, se la batteria è gestita sempre correttamente, tende ad aumentare. L'aceto balsamico è un alimento che potremmo anche definire di lusso proprio per la preziosità e per la difficoltà di riuscire ad ottenere dei sapori e dei profumi ottimi e sempre diversi. A consentire tutto questo c'è soprattutto la combinazione di aceti diversi. Sì, c'è la combinazione delle materie prime diverse insieme alle caratteristiche anche delle botti, al tempo di permanenza nelle botti e anche un po', se permette, all'abilità del produttore. Poco fuori dal centro città si sale in collina e le colline del Modenese sono punteggiate da oltre 400 acetaie, senza contare quelle che poi trovano posto nelle soffitte delle famiglie, perché praticamente tutti qui fanno l'aceto in casa, aceto balsamico si intende, tanto da dedicarlo alle figlie e da regalarlo in dote prima del matrimonio. Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia di quelle che sono le caratteristiche principali dell'aceto balsamico di Modena IGP e anche dell'aceto tradizionale di Modena. In che modo?
Noi stiamo affrontando la costituzione del consorzio, ha come scopo principale appunto quello che si diceva di tutelare oltre che di promuovere il prodotto. L'aceto balsamico di Modena è conosciuto in tutto il mondo, è esportato in più di 120 paesi, è uno dei marchi dell'agroalimentare italiano certamente più noto. Quindi la priorità del consorzio oggi è, prima della promozione, quello della tutela. Perché? Questa notorietà ha portato ovviamente a una vastissima gamma di imitazioni e evocazioni della denominazione protetta, e oggi noi in Europa, in Italia e fuori dal territorio europeo dobbiamo svolgere questo ruolo di regolamentazione internazionale. I quasi 90 milioni di litri prodotti negli ultimi anni sono esportati per più del 90%. Per un fatturato al consumo che si aggira intorno ai 600-700 milioni di euro. Appunto questo importo, più del 90, circa il 92% è destinato a paesi europei e fuori dall'Europa. Il primo mercato sono gli Stati Uniti, che occupano quasi il 40% della produzione.